Ciao a tutti amici e bentornati nella mia cucina. Allora, dopo tantissimo tempo rifaccio un video di cucina. Ho abbandonato per un pochettino, diciamo, questa mia passione. Sono passati circa 2 anni, se non di più, forse 2 anni e mezzo, non lo so. Infatti quando vedrete Giulio rimarrete sconvolti, perché quello che stava nel video, nei video precedenti e nella sigla iniziale adesso è altro come vabbè. Comunque, allora, la ricetta che farò oggi è la ricetta del milk pan. Questa ricetta mi è stata data da una coppia di amici che saluto e poi gli mando un bacione, no? Proprio una originale, perché questa è una ricetta molisana. In realtà questa ricetta viene fatta con un liquore che si trova praticamente solo in Molise, perché noi l'abbiamo cercato qui e non ci sta, nemmeno online non si trova, ed è il milk pan. Però nella ricetta che mi hanno dato la sostituzione si può fare tranquillamente con una strega, eccolo qui. Comunque un liquore buonissimo che va sempre bene quando utilizzate per i dolci. Amici, andiamo ad elencare tutti gli ingredienti. Partiamo dallo zucchero. 150 g di zucchero simolato bianco, 3 uova, 100 g di burro, dovrà essere sciolto, insieme a 70 g di cioccolato bianco, eccolo qua. Poi ci sono 3 farine che andranno mescolate insieme e sono 80 g di farina 00, 80 g di fecola di patate, 50 g di farina di mandorle, poi una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito per dolci vanigliato. Infine uno strega, quello del quale il liquore del quale vi stavo parlando prima, una tazzina. Io l'ho pesato, sono circa 70 grammi, 60-70 grammi, dipende dalla dimensione della tazzina. Lo stampo per questo dolce è esattamente questo qui a forma di semisfera. Da noi si utilizza sempre per fare il parrozzo, quindi lo trovate facilmente in qualsiasi negozio di casalinghi che vende stampi per dolci. Diametro di 20 cm, quindi va bene un 18-20 cm di diametro. Adesso andiamo subito alla preparazione! Per prima cosa uniamo le 3 farine, quindi la farina 00, la fecola, la farina di mandorle e la mezza bustina di lievito. Adesso sciogliamo insieme il burro col cioccolato bianco. Mentre il cioccolato e il burro raffreddano, una volta sciolti, uniamo le 3 uova con i 150 g di zucchero e la bustina di vanillina, eccola qui, e montiamo per 5 minuti fino a rendere il composto spumoso. Arrivati a questo punto uniamo al composto di uova, burro fuso e cioccolato bianco e il liquore strega e montiamo il tutto. Per ultimo uniamo il composto dei secchi, versiamo il tutto all'interno della ciotola e montiamo fino al completo assorbimento. Nel frattempo, amici, avremo acceso il forno a 180 gradi statico. Ungiamo il nostro stampo con o burro e farina oppure usate lo spray staccante. Adesso versiamo il nostro composto all'interno della tortiera. Che bello, morbidissimo. Aiutiamoci con una spatola. Adesso poniamolo in forno a 180 gradi per i primi 35 minuti, coperto con carta forno bagnata e strizzata, e poi gli ultimi 15 minuti circa scoperto. Mi raccomando, la prova a stecchino. Nel frattempo che il dolce è in forno, prepariamo la bagna con 130 g di acqua e 70 g di liquore strega e li uniamo insieme per poter poi bagnare il dolce una volta sfornato e raffreddato. Ciao ciao! Ecco qui il nostro dolce è appena sfornato. Adesso lo facciamo raffreddare direttamente nel nostro stampo, dopodiché lo bagniamo completamente con la bagna che abbiamo preparato prima e lo lasciamo stare tutta la notte nello stampo. Buongiorno a tutti, è trascorsa la nottata e adesso sforniamo il nostro dolce, eccolo qui.
Ta-da! Adesso passiamo alla copertura del dolce e utilizziamo 150 g di cioccolato bianco, e in questo caso utilizzerò il Dalak, e 75 g di cioccolato cremino. Io non avevo la tavoletta e ho preso questi fantastici cremini. Ecco qui, adesso io passo in microonde per 1 minuto e lascio stare 3-4 minuti di modo che il cioccolato si finisca a sciogliere, poi mescolo il tutto e aggiungo un cucchiaino di olio di semi. Una volta che il cioccolato è sciolto e avete aggiunto l'olio di semi, aspettate un pochettino che non sia proprio liquida, altrimenti come lo versate sul dolce scenderà tutto giù. Quindi quando avrà una consistenza diciamo cremosa, possiamo cominciare a coprire il nostro dolce. Continuiamo così finché non l'abbiamo coperto per bene. Adesso lo poniamo in frigo per 2-3 minuti finché il cioccolato non si sarà indurito. Ed eccoci qua amici, questo è il nostro dolce, guardate che bello il milk pan ricoperto. E adesso dobbiamo fare l'assaggio, il famoso assaggio. Adesso chiamerò un giovanotto, non è più un bambino purtroppo. Saluta Giulio! Ciao! Sono cresciuto! Ha cambiato anche la voce, non è più lo stesso bambino, l'ho sostituito. Comunque Giù, vogliamo assaggiare il dolce? Sì! Tagliamo una fetta. Senza distruggere. L'ho tenuto in frigo, volendo lo potevo tenere fuori, rimaneva un po' più morbido, quindi se non lo volete così, diciamo, duro da tagliare, lo tenete fuori dal frigo. Che bello! Guardate qui che bella la fetta. Ops, mi casca tutto. Mettiamolo in un piattino. Hai paura di ubriacarti? Sì. Tu dici? Vai Giulietto! Assaggia! È un po' alcolico ma poco poco. Buonissimo! È bellissimo. Allora, cosa diciamo ai nostri amici? Finalmente Siamo tornati! sì, quindi mi raccomando, mettete like alla pagina, seguiteci e fateci la pubblicità. Ciao ciao! Ciao! My summer love.